Ciao amiche, bentornate. Oggi parliamo di Essence. Ho provato un bel po' dei loro prodotti e vi svelo cosa ne penso, se sono adatti oppure no a noi donne over 40 e il trucco di oggi l'ho fatto solo con questi prodottini. Iniziamo! Allora, amiche, lo ammetto, su Essence sono un po' in ritardo. So che molte di voi amano questo marchio, lo utilizzano da tanto tempo con molta soddisfazione. Io fino a qualche mese fa non avevo mai comprato un loro prodotto, ma ho voluto rimediare. Perché? Perché voi me lo avete consigliato, perché amiche, colleghe, conoscenti mi hanno detto appunto di trovarsi molto bene e ho voluto testare se davvero i prodotti Essence funzionano su di noi donne mature. Perché non li avevo mai comprati? Forse mea culpa, un pochino di pregiudizio. Ogni volta che mi sono avvicinata a uno stand, all'OVS o in qualche altro punto vendita, l'ho sempre trovato affollato di ragazze molto giovani, molto decise, insomma, che facevano man bassa dei prodotti in esposizione. Raramente ho trovato le tonalità, le nuance che ero andata a cercare e purtroppo devo dire che qualche volta ho anche trovato gli stand saccheggiati con i prodotti aperti, evidentemente sporchi, già testati. Ecco, questo ovviamente non è colpa del negozio né tantomeno di Essence, ma un po' forse della poca educazione di alcuni utenti quando appunto si avvicinano ai prodotti. Ecco, per tutta una serie di motivi non avevo mai seriamente preso in considerazione questo marchio, ma come vi dicevo ho voluto rimediare. Ho provato diverse tipologie di prodotto per diverso tempo e in alcuni casi anche più di una confezione. Ve li racconto velocemente. Il trucco di oggi, come vi ho anticipato, l'ho fatto tutto con alcuni di questi prodotti e vi posso dire appunto che non vi svelo il mio giudizio finale, vediamoli uno per uno. Partiamo dai primer, ne ho comprati e testati due, uno idratante, questo il Jelly Grip, e uno invece con funzione mattificante, il Poreless. Allora, sono due buoni prodotti, non hanno un effetto strabiliante né l'uno né l'altro, nel senso che questo mattifica un pochino, ma non in maniera esagerata. Questo garantisce un po' più di idratazione, ma non quell'effetto super mega idratante di altri prodotti che ho utilizzato in passato. Entrambi però hanno un'ottima capacità aggrappante, nel senso che quando li utilizzo vedo proprio una maggiore presa, una maggiore durata del fondotinta, che poi effettivamente è il principale scopo per cui io utilizzo un primer. Quindi li consiglio sicuramente, soprattutto in virtù del loro price point, nel senso che per tutti i giorni sono prodotti che performano bene. Certo, se avessi un'occasione, un giorno in cui il trucco deve essere super opaco, mi deve durare 30 ore, ecco, magari ci sono prodotti più specializzati, più performanti, ma per tutti i giorni vanno benissimo anche su pelle matura, quindi per me sono approvati. Passiamo ai correttori. Allora, io non ho comprato un fondotinta, ma ho realizzato questa base che vedete qua solo con il correttore. Tra l'altro in un video che vi linko sotto, in cui ho fatto un make up no make up con una tecnica diciamo del reverse contouring, quindi se vi interessa andatelo a vedere. E il correttore è questo, lo Stay 14 ore. L'ho utilizzato quindi su tutto il volto e anche nella delicata zona del contorno occhi.
devo ammettere che è veramente un buon prodotto. Intanto la colorazione, non c'erano tantissime shade, però questa qua, che è una delle più chiare, si adatta bene al mio incarnato. Poi è un prodotto abbastanza pigmentato, ma comunque morbido ed elastico, che alla prova dei giorni, perché l'ho veramente provato in varie occasioni, non mi ha segnato più di tanto il contorno occhi o le rughette, cioè me le ha un pochino segnate, come devo dire, tutti i correttori che ho provato in vita mia, ma in realtà a fronte però di una buona tenuta e con un prezzo rispetto ad altri correttori che ho comprato in passato, che sto utilizzando ancora adesso, davvero non comparabile. Quindi per me è un buon prodotto, un prodotto che si è dimostrato valido anche per fare un'intera base. Lo consiglio decisamente anche su pelle matura, certamente applicato con quelle accortezze che noi dobbiamo avere sempre indipendentemente dal prodotto. Quindi sta succedendo il 48 sotto la mia finestra, scusatemi. Dicevo, dobbiamo sempre usare pochissimo prodotto e poi prima di settarlo andare a togliere gli eccessi che magari con i movimenti del volto sono andati ad accumularsi nelle rughette. Però veramente è un prodotto che ricomprerò. Poi ho provato questo prodottino qua che si chiama Correct and Conceal, che è una sorta di correttore leggerissimo, leggermente rosato, che viene consigliato per, diciamo, minimizzare, illuminare le occhiaie e le imperfezioni. Allora, è un prodottino interessante. Devo dire che sulla mia occhiaia non è che faccia un granché, nel senso che io ho bisogno di andare con questo, però dà quel po' di luminosità in più, quindi ho provato a metterlo sia sotto e poi andando sopra con questo che viceversa ed ho trovato un effetto carino in entrambi i casi. Tra l'altro vi dirò che io me lo uso anche come illuminante in crema, nel senso che per esempio oggi, oltre ad averlo dato un po' nel contorno occhi, l'ho anche messo un po' qua, un pochettino qua, insomma, dove mi andava di illuminare, e devo dire che fa la sua funzione, cioè illumina ma non dà quell'effetto, diciamo, eccessivo anche sotto le luci artificiali che hanno alcuni illuminanti, per cui me lo tengo per questa funzione, mi è piaciuto. Passiamo adesso al trucco occhi, ma prima devo dirvi che mi sono resa conto nel raccontarvi così nel dettaglio tutti i prodotti che il video sta diventando davvero lungo, quindi lo dividerò in due parti. Nella seconda vedremo i prodotti per le labbra e le considerazioni finali, così non sarà veramente troppo lungo. Allora, ecco che cosa ho preso io per gli occhi. Non ho preso palette, vi dico la sincera verità, perché a casa ne ho tantissime e alcune non le ho mai neanche aperte. Siamo reduci dal Natale, io ho ricevuto tantissimi regali, tutti sanno che amo il make-up e quindi si buttano con mio grande piacere su quel tipo di regali e quindi non me la sentivo di comprarne un'ennesima per tenerla poi magari lì per troppo tempo. Ma ho preso ben due mascara, che sono questi. Allora, questo credo lo conoscano tutti, è il Princess Lash, qualcosa del genere, ed è veramente un ottimo mascara con effetto rinfoltente, da una bella struttura alle ciglia. E poi ho provato questo perché prometteva di curvarle. Allora, io ho le ciglia un po' maledette, nel senso che sono dritte, chiarissime e non si curvano neanche col piegaciglia. Purtroppo neanche questo prodotto è riuscito a fare il miracolo. Ce l'ho su oggi, non so quanto riusciate a vedere perché vanno proprio dritte così. Vi assicuro che dal vivo l'effetto è molto carino, non è incurvante come avrei voluto,
però le separa bene, le scurisce bene, insomma per il prezzo che hanno sono due ottimi mascara. Ho preso poi una matita long lasting per gli occhi di questo bellissimo colore marrone che vi faccio vedere qua. È una bomba, ce l'ho su adesso. Se la sfumate appena ve la date ha questo bel effetto diffuso, vedete che io l'ho messa un pochino qua, poi l'ho sfumata col pennellino e ho fatto una sorta di ombreggiatura che va benissimo anche senza ombretto, mi ha fatto come funzione di ombretto. Se però la lasciate asciugare, poi dopo non si muove più, vedete adesso è ancora morbida, un pochino si sfuma ma poi si fissa ed è bellissima, una bomba. La ricomprerò e vi dirò che la ricomprerò anche in altre colorazioni. Un altro prodotto che mi è piaciuto tanto, soprattutto per la colorazione, è la matita per le sopracciglia, perché guardandola così mi sembra che ci sia scritto tipo biondo, qualcosa del genere. Io l'avevo presa per la mia mamma che ha i capelli e le ciglia, sopracciglia molto più chiare delle mie. Venendo a casa poi l'ho provata e mi sono accorta che è proprio un colore che matcha benissimo, ma proprio benissimo anche con le mie sopracciglia e la utilizzo con grande soddisfazione. Non è il miglior prodotto per sopracciglia che abbia provato in vita mia, ma devo dire che comunque è valido. Allora, io chiuderei qui questo video perché sennò veramente diventa troppo lungo, però posterò anche la seconda parte, vedremo il resto dei prodotti e faremo le nostre considerazioni finali. Per adesso avrete già capito che sono arrivata tardi, ma meno male che sono arrivata. Un bacione amiche e ricordatevi di splendere sempre.